Se fate generazioni video o solamente scaricate delle clip da siti che lo permettono anche gratuitamente, vi sarà capitato che queste clip non hanno l'audio. Alle volte potrebbe tornare utile avere il suono o comunque qualcosa che dia profondità a questi video. Spesso io queste clip le metto di intermezzo nel video, ma volutamente non metto l'audio sotto. Però se avete generato un video con l'AI, magari vi può tornare utile riuscire ad avere dei suoni e fare una clip intera montata con un qualcosa di utile. Per esempio partire da un video così, senza alcun tipo di audio, e arrivare a questo risultato. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Come dicevo all'inizio, soprattutto adesso con le generazioni dei video AI, manca sempre la parte audio, perché possiamo generare quanti video vogliamo, ma poi ci troviamo delle clip completamente mute. Questo può tornare utile se poi mettete delle musiche, mettete voi suoni, sono tutti però lavori di post-produzione che non tutti vogliono fare. Magari vorreste semplificarvi la vita facendo una serie di clip con il loro audio per poi dedicarvi solo alla musica o solo a quello che vi può servire per il video. Oggi vediamo un modello che vi permetterà di creare un audio abbastanza fedele al video che gli date in elaborazione. Questo modello si chiama MM Audio. Insieme a lui ci sono altri piccoli modelli che lo aiutano, dei clip particolari, e il risultato è abbastanza utile, abbastanza interessante. Non è perfetto, non è preciso al massimo, soprattutto se mettete delle persone che parlano, delle persone che muovono la bocca o dicono qualcosa, allora lì l'interpretazione diventa un po' più problematica. Ma nella guida vedremo alcuni esempi sul quale riesce a dare un buon risultato. Andiamo allora a vedere su ConfUI come utilizzare questo modello. Partiamo dalla pagina GitHub del nodo dedicato a MM Audio, creata dal famosissimo KJ, che vediamo qua c'è anche il suo nome, Jukka Seppänen, che se non sbaglio è finlandese o svedese, questa persona, che ha fatto un'enormità di nodi per ConfUI. Ogni volta che c'è qualcosa di nuovo, lui si mette al lavoro per crearci qualcosa che ci permetta di utilizzarlo. Questo modello in realtà non è nuovissimo, perché c'è da un po' di tempo, però mi sembrava utile creare un workflow dato che ora si stanno diffondendo i video generati con l'AI, e questo tipo di generazione può tornare utile applicata a quel tipo di generazione, perché noi gli diamo in pasto un video, lui lo elabora e tramite i modelli scaricati crea l'audio di conseguenza. Non è ovviamente perfetto, però è comunque qualcosa che aiuta, se si ha una clip senza audio, ad avere una base. Come sempre partiamo dal scaricare i modelli. Per l'installazione vediamo dopo, ma solitamente non è un problema perché andiamo tramite il manager. Lui spiega qua come clonare questo repository, ma in realtà c'è già disponibile nel manager di ConfUI e si può installare da lì senza tanti problemi. Mentre i modelli sono qua sotto. Cliccando qui andiamo sulla pagina di Hugging Face, esattamente questa, dove ci sono tutti i modelli da scaricare. Sono in versione sia FP16 che FP32. Ovviamente FP32 ha un livello di qualità più alto, ma FP16 va più verso chi ha schede video con pochi giga di VRAM. Vi posso dire che in alcune elaborazioni nel momento massimo supera i 16 giga di VRAM. Tutto dipende anche dalla lunghezza del video, perché se il video è molto lungo la richiesta continua a salire, perciò per video di pochi secondi dovreste farcela anche con 16 giga a fare l'FP32, però testate, vedete voi. Ma in ogni caso potete scegliere per ogni modello che versione mettere su. Però una cosa da tener conto è che ci sono due blocchi di caricamento, e sono uno per il modello e un altro per i features utils, cioè modello e questo qui, MM Audio proprio in large, mentre i features utils sono questo modello qui, Apple, il Syncformer e il VAE. Credo perciò siano da dividere in questo modo, cioè se volete il modello in FP32 e gli altri in FP16 decidete un po' quale strada prendere, altrimenti viceversa. Come sempre fate clic sulla freccia per scaricare e mettete in download. La seconda parte che cita qui nella pagina di GitHub, ovvero l'NVIDIA Big VGAN V2, che viene utilizzato quando siete in 44k, si autoscarica con i nodi fatti da KJ, vedete lo specifica qui, e va in una cartella specifica. Andiamo allora su ConfUI. Questi modelli li state scaricando, ma dove dovete metterli? Allora andiamo nella cartella di ConfUI, esattamente in Models, dove avete tutte le cartelle dove solitamente mettete gli altri modelli. Create
una cartella chiamata Audio, al suo interno buttate dentro i file che avete scaricato. Questi nodi vogliono i nomi esattamente così, perciò non li cambiate, altrimenti vi farà un errore. Questa cartella l'ha creata lui e la fa automaticamente alla prima generazione, buttandoci dentro questa cartella e mettendo tutti i file che gli servono. È un modello di Nvidia, a quanto pare, per l'elaborazione dell'audio. Andiamo su ConfUI. Ripeto anche qui quello che ho detto nelle ultime guide di ConfUI. Io avevo fatto una guida che vi spiega da zero come usare questa web UI. Sto aspettando che arriva la versione 1.0, anche se non so se sarà prossimamente. Da come l'avevamo presentata sembrava dovesse arrivare subito, invece stanno un po' dilatando i tempi e soprattutto andando nel manager vedo che siamo ancora alla 0.3 e mi viene da pensare che ci sarà da aspettare un bel po' ancora, perciò sono in dubbio se farò una nuova guida o meno. Comunque la differenza con l'interfaccia attuale e la vecchia guida è che se andate in setting qua sotto fate menu, se qui mettete disable avrete la stessa interfaccia di quella guida, ma quello che cambia è il menu, perché in realtà i nodi sono praticamente gli stessi e si è aggiunta questa ricerca con la preview e qualche altra piccola cosa, ma in generale è la stessa cosa. Se fate clic qui e mettete top nel menu torna come prima e avete questo menu anche a fianco dove gestire anche i nodi, dove vedere un po' di cose in più, ma quello che serve è essenzialmente qua dentro. Detto questo andiamo in manager e fate un bel update all, così avete sempre ConfUI aggiornate anche i nodi relativi. Qui di fianco potete vedere a che versione sono io, cioè la 0.3.13, ma se andate giù vedete proprio di che data è. Controllate sempre che sia abbastanza recente e il manager è alla 3.11. Fatto l'update vi viene un avviso, riavviate la web UI e tornate qui nell'interfaccia. Questo è un workflow base, non c'entra niente con quello che vediamo, perciò facciamo workflow e fate open. Sono nella mia cartella clonata da GitHub con tutti i miei workflow e trovate il link in descrizione. C'è una nuova cartella che si chiama Audio, entriamo dentro. Ho fatto 2 workflow, il secondo lo vediamo dopo, prima vediamo quello senza Florence. Come sempre quando aprite un workflow del quale non avete i nodi vi farà un avviso, prima l'elenco di tutti i nodi e se lo chiudete vi segnerà in rosso quelli che vi mancano e sicuramente saranno quelli relativi proprio a Audio come i caricamenti e l'elaborazione. Magari se non avete mai fatto qualcosa con i video anche quelli di VHS e Video Combine, perciò andate in manager e fate sempre install missing custom nodes. Qua vi fa l'elenco di tutti quelli che vi mancano, li selezionate, se non ricordo male si può fare anche insieme tutti quanti, fate install, li installa, vi fa il restart della web UI, finisce di installarli e dopodiché dovreste vedere tutti i nodi perfettamente come li vedete qua nel video, senza segni rossi o avvisi particolari. Questo workflow non è complicatissimo, qui fa vedere delle anteprime che avevo fatto di test e non combaciano perché erano video diversi, però partiamo dall'alto e cerchiamo di capire un attimo com'è. Allora, come sempre il caricamento del modello, fate R sulla tastiera e vedrete che viene questa notifica che vi spiega che ha aggiornato i collegamenti. In questo modo dovreste vedere i vostri modelli. Quando cliccate qui la prima volta vedrete solo questi che sono quelli che avete messo in quella cartella lì, tutti questi altri sono legati a questo modello di Nvidia che scarica e lo vedrete dalla seconda volta che generate. Qua dovete impostare Audio large, che io in questo caso ho in versione FP32 e ovviamente metto FP32. Se voi avete l'FP16 qua mettete FP16. Come specifico qui, dai test che ho fatto, in alcuni momenti l'FP32 va oltre i 16 GB di VRAM, però magari riuscite comunque a generare perché ConfUI ha dei sistemi che quando supera un pochettino va sulla RAM di sistema invece di saturare completamente tutto, però dipende da quanta richiesta c'è. A seguire qua sotto abbiamo il caricamento dei features utils, sono tutti quegli altri modelli che abbiamo visto prima. Come dicevo, siccome sono tutti e tre insieme, qua vi fa scegliere che tipo di precisione utilizzare, perciò mischiare FP16 e FP32 non avrebbe molto senso. La scelta la potete fare in questi due modi e capire quali volete fare in FP16 e quali in FP32. Col mio sistema che trovate in descrizione riesco a fare tutto a questa precisione qui. Mode, scegliete se 44 o 16 kHz, se fate 44 partirà a scaricare il modello di Nvidia che abbiamo visto prima e qui ovviamente caricate il VAE, il SyncFormer e il suo clip che è questo Apple che vi deve vedere qua come dicevo prima.
quello di Nvidia se lo setta lui da solo. Qua sotto carichiamo il video. Potete mettere il video che volete perché alla fine lui elabora solo l'audio, non fa un'elaborazione video, perciò si occupa solo di interpretare le immagini e dargli un senso con l'audio. Una cosa che ho notato è che con video molto lunghi inizia a chiedere sempre più VRAM, potrebbe farvi un errore di out of memory. In questo caso dovete mettergli un frame load cap, cioè a che frame mi fermerò, calcolate quanti fps ha il vostro video e vedete quanti secondi volete lavorare. Come specifico qua in alto, non è consigliato mettere un video con una serie di clip che si alternano perché va più in confusione. Se c'è un unico video con un'unica scena particolare e ben comprensibile, allora riesce a darvi un risultato migliore. Andiamo avanti con i passaggi successivi. Questo blocco qua si occupa proprio di prendere le informazioni che servono, e cioè gli fps e la durata del video. Vedete che potete uscire anche con tante altre informazioni. Perché ci servono queste? Perché dobbiamo dirgli all'elaborazione quanto dura il video, vedete che duration va all'elaborazione, e al video combine il frame rate, in modo che faccia una cosa paritaria. In quest'altro blocco abbiamo la possibilità di mettere il prompt sia positivo che negativo. Questa cosa può aiutarvi nella generazione perché alle volte magari non si sa perché mette delle musichette sotto, mette dei suoni strani. Se elaborate e sentite questa cosa qui, mettete nel negative quello che non volete. Non è così preciso, non pensate che se sentite un suono che non vi piace lo mettete qui, allora lui al giro dopo lo fa perfettamente. Su alcune cose si intestardisce un po' e non si riesce molto a fargli cambiare idea, diciamo, però su altre volendo si riesce a migliorare un po' la situazione. Vi faccio un esempio: su un video mi faceva appunto una musichetta sotto, gli ho scritto qui music e al giro dopo mi è andata bene, me l'ha tolta. Al passaggio successivo abbiamo la generazione vera e propria. Qui cosa fa? Lui prende le immagini del video e le elabora. Come sempre, come vi dico in ogni guida, non basatevi solo su questi valori, ma potete anche andare a modificarli. Generalmente così viene un buon risultato. Ovviamente non potete variare in modo incredibile, per esempio è inutile mettere 100 step o un CFG a 20, tutto deve essere sensato, diciamo. E qua se trovate un seed che vi va bene e volete solo andare a sistemarlo un pochettino, come sempre fate fixed, rimettete il seed e dovreste riuscire più o meno a muovervi su quella generazione, anche se è molto difficile. Fatto tutto questo, passiamo al preview and save e al salvataggio del video. Questi io li ho lasciati perché se uno sta facendo solo delle prove può fare un tasto destro e dirgli bypass sia al salvataggio dell'audio e sia al salvataggio del video. In questo modo vi fa solo la preview dell'audio e finché non vi trovate con l'elaborazione non gli fate fare l'elaborazione finale, altrimenti lasciate tutto attivo e in questo modo vi fa preview dell'audio, salvataggio audio e alla fine combina tutto e potete vedere il video insieme all'audio. Qui in ConfUI quando mettete sopra il mouse sentite anche l'audio sopra l'anteprima. Io di base ho messo che salva in H264, ma potete cambiarlo e fare quello che volete o con le freccette oppure cliccando sopra e scegliendo la cosa che preferite. Detto questo, potete semplicemente fare QE, lui parte, elabora tutto e vi fa una serie di file. Adesso vi faccio vedere per esempio il violino come si presenta nell'output. Facciamo una prova. Ok, terminato, e come vedete qua c'è anteprima e in realtà anche il salvataggio vi fa un'anteprima. Come il discorso che dicevo prima, può tornare utile se non volete far salvare tutto. Anche da qui, volendo, potete salvare il file dall'anteprima. Se la prova che avete fatto andava bene, la scaricate da qua, però avete già tutti i file salvati e il video creato. Se noi andiamo nella cartella di output vediamo che ci ha creato diversi file e abbiamo l'elaborazione dell'audio salvata in FLAC, poi abbiamo il video originale che non so perché lo salva, perché ce l'abbiamo già, se l'abbiamo messo noi in input abbiamo già il video, però non lo so, lo salva comunque e non ho visto opzioni per dirgli non salvarmi il video originale perché lo fa lo stesso. Dopodiché abbiamo il video con l'audio e poi abbiamo il PNG solito che come sempre se voi lo prendete e lo buttate in ConfUI vi ricrea il workflow. Se noi lo apriamo vedete un po' interpreta a modo suo, cerca di capire un attimo ma
A una prima occhiata è abbastanza credibile. Se voi lo guardate più volte iniziate a vedere i difetti, iniziate a vedere tutto, ma è normale. Secondo me può essere molto utile per clip piccoline da aggiungere in qualche punto e che passano così e uno non ci mette tanto occhio dentro. In ComfyUI, se voi mettete il mouse sopra, vedete che vi fa l'audio. Se non vi piace quello che ha fatto, potete aggiungere prompt, toglierlo. Questo l'ho fatto senza avere nessun valore aggiunto in questo prompt. Se glielo mettete alle volte migliora, alle volte no. Su questa base io ho creato un altro workflow che pensavo andasse a migliorare un po' la situazione, ma in realtà non cambia tantissimo, ma ve l'ho lasciato lo stesso perché forse con alcuni video migliora, con altri non cambia proprio niente. Ve lo dico in tutta sincerità perché magari pensate che sia molto meglio, in realtà dipende tantissimo dal video ed è questo qua con Florence. Cosa va a cambiare? Allora, di base è praticamente la stessa cosa, il giro è il medesimo, però vedete ci sono dei blocchi in più. Perché cosa fa? Qui viene caricato il video che viene mandato agli altri nodi come il workflow precedente. In questo passaggio viene creato un video temporaneo chiamato temp, che poi vi troverete nella cartella e vedremo fra un attimo. In questo modo lui riesce a estrapolare un'immagine che può mandare a Florence, perché se io gli mandassi il video a Florence lui analizzerebbe frame per frame e immaginate quanti prompt inizia a buttare fuori e ho già provato, diventa un delirio, dopo non si capisce più niente. In questo modo lui analizza il primo dei frame, perciò in base a come è il primo lui farà la descrizione, lo passa qui a Florence e qua potete scegliere che modello volete. Ci sono vari tipi, io adesso ho su quello ufficiale che è Florence 2 Large, l'ho messo in BF16, ricordatevi che BF16 potete farlo se avete una RTX 30 a salire, e dopodiché è impostato su More Detailed Caption. Lui fa tutta la sua elaborazione su questa immagine e crea il prompt positivo che poi manda alla generazione. Perciò gli stiamo già descrivendo com'è la situazione. Bisogna vedere se vi va bene, cioè cosa sta descrivendo, è giusto quello che sta descrivendo. Qua sotto rimane il negative, come sempre. Perciò se volete andargli a dire non farmi questo, non farmi quello, potete farlo tranquillamente. A questo punto, come l'altro workflow, elabora. Solo che qual è il vantaggio che inizialmente pensavo, ma che poi ho visto non porta così tanti benefici, è il fatto che gli sto dando un prompt analizzando un frame del video. Quello che pensavo io era, beh dai, gli do un po' più di informazioni, mi fa qualcosa di meglio. In realtà vi posso dire che generalmente non cambia nulla. Anzi, può essere che un risultato sia meglio con l'altro workflow, però per alcuni video potrebbe migliorarvi la situazione. Vedete voi se volete mettere in mezzo anche Florence o se preferite rimanere sull'altro workflow. Però vi faccio vedere cosa viene fuori poi nell'output, perciò cancello i file dell'altra generazione, proviamo a farlo generare. Ok, è terminato, proviamo a vedere cosa ha fatto. Direi che è abbastanza credibile. Allora, se andiamo nella cartella di output abbiamo una serie di file. Come sempre il file salvato.flag che è proprio l'audio. Dopodiché abbiamo il file temporaneo, questo qua che viene creato da questo nodo, che non ve ne fate nulla, perciò potete anche prendere e buttare. Poi abbiamo l'immagine, sempre se vi serve buttare dentro ancora il workflow, potete tenerla da parte. Abbiamo il video senza audio, che anche questo non serve a niente, e abbiamo il nostro video con l'audio. Se lo apriamo. Quanto sia credibile, quanto sia realistico, come dicevo prima, è molto variabile in base al video, in base a quello che mettete, quanto dura, com'è la scena e tutto quanto. Questo vi devo dire mi sembra abbastanza credibile. Forse nella realtà il rumore delle gomme che sgommano forse sarebbe molto più alto, magari anche il rumore dei motori, però se lo mandate a qualcuno che non ha mai visto questa scena potrebbe crederci anche. E, come dicevo prima, se la inserite in un contesto dove magari anche in una versione tagliata fate andare questo video per un attimo, potrebbe essere più che credibile. E secondo me come applicazione, come velocità e come tempi di elaborazione è assolutamente utile, e associato alla generazione dei video AI può veramente diventare qualcosa di interessante per creare corti o qualcosa di un pochettino più elaborato in generale.
Non pesa pochissimo, ma neanche è così pesante come richieste. È vero che l'FP32, se viene scelto per tutti i modelli, in alcuni punti va a chiedere più di 16 GB di VRAM, perciò dovete avere una scheda video che vi permetta di tenere tutto al suo interno. Ma ConfigUI spesso riesce a fare l'offloading e vi utilizza la RAM quando va leggermente oltre. Ovviamente non dovete saturare tutto completamente perché sennò vi va in out of memory, però le velocità di elaborazione sono veramente alte con questo modello. Nel giro di pochissimi secondi vi genera l'audio di un video. Ovvio che tutto dipende da quanto è lungo questo video e secondo me vi conviene fare delle piccole clip. Come dicevo nella guida, non mettete un video con tante scene diverse perché tenderà a fare un suono un po' strano, e col negative prompt dovreste riuscire a guidarlo abbastanza bene su cosa non deve fare. Non è miracoloso, però sicuramente è ottimo per unire generazione video con generazione audio e fare una clip che possa tornare utile ed essere implementata magari in un video più ampio con scene reali o qualcosa del genere. Testate allora, fatemi sapere nei commenti e iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, così vedete anche i post che metto ogni tanto, magari legati a notizie che escono nel frattempo e sulle quali non faccio una guida. Ma ricordatevi che c'è il server Discord dove possiamo parlare in modo un po' più approfondito, dove se avete errori mi raccomando scriveteli lì, c'è un canale apposito, perché YouTube nei commenti, se vede link strani o cose particolari, blocca il commento, perciò diventa difficile anche aiutarvi, ma spesso per risolvere un problema bisogna parlarne un po' di più in modo un po' più approfondito. E se volete supportarmi ricordatevi di Patreon, così da riuscire a far crescere questo canale, e sul quale troverete anche in anteprima i workflow su cui sto lavorando se volete sperimentarli prima della guida che uscirà successivamente. Allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!